Ciao, benvenuto o bentornato sul mio canale. Nel video di oggi voglio correggere alcuni degli errori più frequenti degli studenti di italiano. Errori che sento tutte le settimane durante le mie lezioni private o di gruppo. È vero, gli errori spesso sono originati da traduzioni forzate dalla propria lingua madre o da altre lingue conosciute simili all'italiano. Tuttavia, credo che ci siano degli errori così comuni da non fare nessuna distinzione di nazionalità. Sono Federico, un insegnante di italiano per stranieri, e questo è Accademia Italica, il mio progetto nato per aiutare studenti stranieri come te a fare progressi con il proprio italiano grazie a contenuti di vocabolario, grammatica e cultura italiana. Se ti piacciono le mie lezioni e non vuoi perderti nemmeno uno dei prossimi video, ti invito a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornato su tutti i video che pubblicherò in futuro. Nel video di oggi parleremo solo di 5 errori molto comuni tra gli studenti di italiano, ma se vuoi approfondire questo tema, ti suggerisco di scaricare il PDF che ho preparato un po' di tempo fa, in cui analizzo una quantità maggiore di errori commessi quotidianamente dagli studenti stranieri quando parlano l'italiano. Il PDF è scaricabile in modo completamente gratuito cliccando il link nella descrizione del video. Prima di cominciare voglio precisare una cosa. Commettere degli errori quando si studia una lingua straniera non è assolutamente un problema. L'obiettivo di questo video non è giudicare o criticare gli studenti che commettono questi errori. Credo che dobbiamo accettare l'errore come una componente fondamentale del nostro processo di apprendimento ed essere coscienti che il nostro obiettivo deve essere quello di migliorare, di fare progressi, senza necessariamente raggiungere la perfezione. È meglio parlare e provare a comunicare con il rischio di commettere degli errori piuttosto che restare bloccati dalla paura. Nonostante questo, se è vero che dobbiamo rimanere sereni e accettare l'errore come una parte importante del nostro apprendimento, è anche vero che per fare progressi dobbiamo essere coscienti dei nostri errori e fare il possibile per correggerli e provare a evitarli. Dunque, iniziamo. Il primo errore di cui ti voglio parlare è l'uso dell'aggettivo indefinito qualche più sostantivo plurale. Qualche è un aggettivo indefinito che indica una piccola e non specificata quantità di qualcosa, più di uno. Questo aggettivo è sempre seguito da un sostantivo singolare, quindi l'errore che commettono tanti studenti è dire cose come qualche libri, qualche persone, qualche giorni, qualche ricette. Tutte queste costruzioni sono sbagliate in italiano. Dovremmo dire qualche libro, qualche persona, qualche giorno, qualche ricetta. Il sostantivo che segue l'aggettivo qualche deve sempre essere singolare. Ieri sera ho guardato qualche episodio della mia serie TV preferita. Tutti possono commettere un errore qualche volta. Se vogliamo mettere un sostantivo plurale, dobbiamo usare l'aggettivo indefinito alcuni o alcune al femminile. Alcuni o alcune è un aggettivo indefinito che indica una piccola e non specificata quantità di qualcosa, esattamente come qualche. Questi due aggettivi indefiniti sono sinonimi, però questo è sempre seguito da un sostantivo plurale.
Quindi sì, in questo caso possiamo dire alcuni libri, alcune persone, alcuni giorni, alcune ricette. Secondo errore della lezione di oggi, l'uso dei pronomi indefiniti nulla, niente e nessuno. Questi pronomi indefiniti si usano generalmente per negare il verbo. Quando sono dopo il verbo è necessaria una doppia negazione. Quindi vediamo adesso le frasi sbagliate che non devi imparare. Ho fatto niente, ho visto nessuno, ho nulla da dire, ho mangiato niente. Queste frasi sono tutte sbagliate perché abbiamo bisogno di una doppia negazione. Quindi dobbiamo aggiungere non prima del verbo. Non ho fatto niente, non ho visto nessuno, non ho nulla da dire, non ho mangiato niente. Al contrario, quando questi pronomi indefiniti sono prima del verbo, non abbiamo bisogno della doppia negazione e quindi possiamo dire nessuno mi ha visto, niente è indispensabile, nulla ha senso, niente mi fa paura. Queste regole valgono anche per le altre negazioni, per esempio mai o nessuno usato come aggettivo, nessun, nessuno, nessuna. Vediamo degli esempi. Non possiamo dire vado mai a sciare, guardo mai la TV, ho letto nessun libro, ho comprato nessuno zaino, ho spedito nessuna lettera. Anche queste frasi sono sbagliate perché abbiamo bisogno di una doppia negazione. Dobbiamo aggiungere la parola non. Non vado mai a sciare, non guardo mai la TV, non ho letto nessun libro, non ho comprato nessuno zaino, non ho spedito nessuna lettera. E adesso passiamo all'errore numero 3. Questo errore lo correggo tutte le settimane, quindi sono sicuro che anche tu almeno una volta l'hai fatto. In italiano è sbagliato dire frasi come è importante di fare. È sbagliato scrivere o dire frasi come questa, perché non si usa la preposizione di. La struttura corretta è, verbo essere, più aggettivo più verbo all'infinito. Quindi non dire mai più frasi come è interessante di fare, è importante di studiare, è facile di capire, è necessario di andare. Dobbiamo eliminare la preposizione di da queste frasi. Vediamo alcuni esempi corretti. È importante conoscere la lingua del paese in cui si vive. Oltre a fare attività fisica regolarmente, è fondamentale avere una dieta sana. È sbagliato copiare agli esami. Dimmi la verità, anche tu hai fatto questo errore qualche volta, vero? E ora passiamo al quarto errore. Gli ultimi due errori che vedremo nella lezione di oggi riguardano entrambi l'uso del verbo piacere. Il primo errore molto comune riguarda i tempi composti. Tutte le settimane sento studenti dire mi ha piaciuto, mi ha piaciuto. Questo è un errore perché è sbagliato l'ausiliare. Il verbo piacere nei tempi composti vuole sempre l'ausiliare essere. Mi è piaciuto, mi è piaciuto. Quindi non possiamo dire frasi come ti hanno piaciuto i biscotti? Il film non mi ha piaciuto. Queste frasi sono sbagliate. Dovremmo dire ti sono piaciuti i biscotti? O il film non mi è piaciuto. Un dettaglio molto importante è il participio passato. Come puoi vedere nella prima frase, ti sono piaciuti i biscotti?
ho concordato il participio passato del verbo piacere con i biscotti. I biscotti, che è un sostantivo maschile plurale, quindi ti sono piaciuti. Nella seconda frase, invece, ho usato il participio piaciuto, perché il participio concorda con il film, che è un sostantivo singolare maschile. Vediamo ora qualche esempio. Spero che ti sia piaciuto il regalo. Spero che ti sia piaciuto il regalo. Stefano non mi ha ringraziato per la torta. Probabilmente non gli è piaciuta. Probabilmente non gli è piaciuta. E ora passiamo all'ultimo errore della lezione di oggi, che riguarda sempre il verbo piacere. Hai mai detto frasi come gli italiani piacciono la pasta? Queste frasi sono sbagliate perché con il verbo piacere dobbiamo stare attenti a due cose: coniugare il verbo in base all'oggetto e usare un pronome indiretto o la preposizione a più soggetto. Vediamo degli esempi per capire meglio. Queste sono frasi sbagliate, sono frasi che contengono errori, non devi impararle. Gli italiani piacciono fare una passeggiata dopo pranzo, o nel fine settimana noi piacciamo passare del tempo con la famiglia. Queste frasi sono completamente sbagliate. In questa frase il verbo piacere è coniugato alla terza persona perché l'oggetto è un verbo, il verbo fare. Fare una passeggiata è un'azione, quindi coniughiamo sempre il verbo piacere alla terza persona singolare quando ci riferiamo a un'azione, a un verbo. E poi all'inizio della frase ho usato la preposizione a, in questo caso nella sua forma con l'articolo, agli, più il soggetto della frase, agli italiani. Nel secondo esempio, nel fine settimana ci piace passare del tempo con la famiglia, anche qui abbiamo il verbo piacere alla terza persona, piace, perché l'oggetto è un verbo all'infinito, un'azione, e questa volta ho usato un pronome indiretto, il pronome ci, che significa a noi, a noi. Quindi prova a correggere questa frase. Cos'ha di sbagliato? Anna e Sabrina si annoiano alle feste perché non piacciono ballare. Come possiamo correggere questa frase? In questa frase il verbo piacere è usato scorrettamente. Dobbiamo dire Anna e Sabrina si annoiano alle feste perché non gli piace ballare, non gli piace ballare. Oppure possiamo sostituire il pronome indiretto con la preposizione a più il soggetto. A loro non piace ballare. A loro non piace ballare. E tu hai mai fatto almeno uno di questi 5 errori? Fammelo sapere nei commenti e scrivi delle frasi come esempio per praticare quello che hai imparato nella lezione di oggi. Ti ricordo che nella descrizione del video potrai trovare un PDF completamente gratuito in cui ho inserito la spiegazione di questi 5 errori, ma anche altri approfondimenti sugli errori più frequenti commessi dagli studenti di italiano. Ripeto che questo video non è assolutamente stato fatto per giudicare o criticare gli studenti che fanno questi errori, ma al contrario, spero che sia una spiegazione utile per provare a imparare a correggere questi errori e a non ripeterli in futuro. Io ti ringrazio per aver guardato questo video fino alla fine, ti invito nuovamente a iscriverti al canale e ad attivare la campanella delle notifiche
per non perderti nessuna delle prossime lezioni e non vedo l'ora di vederti nel prossimo video. A presto!